Ciao a tutti, bentornati al canale. La CGA Tech mi ha appena inviato un prodotto da testare. Stiamo parlando di un inverter. Per gli amanti dell'off-grid è un accessorio che è praticamente indispensabile se volete utilizzare determinati attrezzi, utensili elettrodomestici che utilizzate normalmente a casa. L'inverter serve per convertire la corrente continua a 12, 24 o 48 volt in base al vostro impianto in corrente alternata a 220. In questo caso abbiamo un inverter abbastanza performante e potente, perché è un inverter con un picco di 3000 watt e un utilizzo costante di 1500 watt, quindi potrete utilizzare elettrodomestici che hanno un assorbimento continuo di 1500 watt senza avere grossi problemi. Si tratta di un'onda pura e l'onda pura è la versione migliore dell'inverter, poiché l'onda sinusoidale è per l'appunto pura e quindi non viene modificata, ma è così come la trovate nella 220 di casa. Ma al di là di questa piccola presentazione tecnica, andiamo a vedere un pochino cosa c'è all'interno della confezione. Allora, l'azienda ci manda un controllo remoto che potremmo collegare all'inverter, che quindi potrà servire per esempio mi viene in mente, non so, l'utilizzatore di un camper, di un furgone camperizzato che vuole avere il controllo remoto dell'inverter, ad esempio zona cruscotto, lo può portare grazie a questo interruttore. È un semplice interruttore on-off, oppure potreste utilizzarlo per costruire un impianto tutto unico dentro all'interno di una scatola, compreso di batteria, inverter e tutto quanto, e utilizzare questo comando remoto esternamente a questa scatola. Questa è un'idea, ma è una cosa che va molto in base alla vostra creatività, insomma. Poi abbiamo due cavi, rosso e nero, a doppio cavo, una serie di fusibili, un manualetto con le caratteristiche tecniche e poi l'inverter. L'inverter è bello grosso e massiccio. Lo apro con voi per la prima volta. Come vedete, onda pura, 1500 watt con picco di 3000 watt. Vieni qua, Aki, stai qua, stai qua. Ecco l'inverter. Allora, da questo lato abbiamo la presa, in questo caso europea, abbiamo la corrente in uscita, la corrente in entrata, l'interruttore di accensione, la presa remota per Aki e la presa remota per il comando esterno che vi ho fatto vedere prima. Da questo lato abbiamo i morsetti per i cavi e due ventoline. Abbiamo una struttura con dei dissipatori di calore e niente, questo è l'inverter. Adesso andiamo a collegarlo e andremo a testare per l'appunto degli elettrodomestici, tra cui un piccolo frigoriferino, delle batterie, un caricabatterie per multiutensile, e faremo il test definitivo con l'asciugacapelli, che è quello che ha l'assorbimento maggiore. Allora, in questo momento ho appena collegato provvisoriamente l'inverter all'impianto per testarlo, quindi ora lo andiamo a accendere con il suo pulsante. Come vedete rileva la tensione in ingresso dalle batterie, in questo momento il pannello è in carica, e l'uscita in volt. Ora io farei anche un test per verificare la funzionalità del suo cavetto. Ok, ecco. Questo è il comando remoto. Come possiamo vedere, funziona tutto alla perfezione. Vedete che ci mette veramente poco tempo anche a raggiungere
la corrente, il voltaggio in uscita. Ok, adesso andiamo a fare qualche test funzionale. Ok, primo test, colleghiamo il frigorifero. Il frigorifero a compressore, come probabilmente già saprete, ha un forte spunto iniziale e poi dopo si adagia e quindi richiede molta corrente per un piccolo periodo e poi dopo funziona con minore consumo. Quindi noi adesso andremo a vedere per prima cosa se reggerà questo piccolo frigoriferino, ma credo proprio di sì. Allora, vedete? Power adesso ha avuto un picco di 400 watt, non so se l'avete letto, comunque adesso si è stabilizzato sui 50 watt. Ve lo faccio rivedere magari più da vicino. Adesso io ho spento tutto, riattiviamolo. Ok, adesso ho avuto uno spunto minore di prima perché era già avviato, quindi 400 watt di picco li abbiamo retti. Beh, questo è un inverter che deve tenere 3000 watt, quindi direi che nessun problema. Ok, adesso andiamo a collegare le batterie con il caricabatterie. Ora collego il caricabatterie con due batterie collegate. Non ha un grosso assorbimento, dovrebbe avere un assorbimento di circa 150 watt. Adesso lo andremo a leggere insieme. Abbiamo un 70 adesso, sì, un 70 watt di assorbimento perché sta caricando solo una delle due batterie, l'altra batteria è carica, quindi io adesso sto facendo questi test, è ovvio che deve reggere questo. Io dopo sommerò tutti questi apparati assieme e andremo a fare uno stress test vero e proprio. Ora io scollego questo e andiamo a testare un elettrodomestico che è quello che normalmente è più impegnativo, cioè un asciugacapelli. Eccolo qui. Allora, questo asciugacapelli, vi dico subito, ha un assorbimento di 1175 watt alla potenza 1 e 1400 watt alla potenza 2, quindi ecco qua cominciamo a fare un pochino più sul serio. Questo cosa significa? Che questo inverter ha un picco di 3000 e 1500 watt costanti, quindi ora testeremo a livello 1 e deve tenerlo senza alcun problema, ma deve tenere anche il livello 2 che siamo a 1400 watt perché il picco è 1500, scusate, la potenza costante che può tenere è 1500 watt, quindi siamo a 100 watt sotto. Consideriamo delle dispersioni, va bene, quindi siamo al limite ma dovrebbe farcela. Ok, potenza 1 senza problemi. Vedete che ovviamente c'è un calo della tensione delle batterie. Ora passiamo alla potenza 2. Ok, ora facciamo l'ultimo test. L'ultimo test praticamente verifichiamo il picco. Cioè, ho collegato tutto quello che avevo. L'asciugacapelli, le batterie
del trapano e il frigorifero. Ora io lascerò accesi tutti e tre gli utensili elettrodomestici, accenderò la ciabatta e l'inverter dovrà tenere per qualche momento questa tensione che è sicuramente oltre la sua soglia. Quantomeno deve partire l'inverter, deve dare corrente. Vediamo. Allora ragazzi, adesso dobbiamo trarre alcune conclusioni riguardo a questo inverter. Questo è stato un video veramente per profani, non è un video ricco di tecnicismi, perché io non sono un esperto di impianti fotovoltaici. È evidente che il mio impianto è sottodimensionato. Per le mie esigenze questo inverter è anche fin troppo performante. Cosa significa? Che io normalmente non utilizzo degli asciugacapelli o una lavatrice, quindi in base all'impianto che dovrete progettare sceglierete il vostro inverter. Questo inverter ad esempio c'è in varie scale, cioè con vari picchi, più piccoli e più grandi, e ovviamente più si aumentano più aumenta anche il costo. Può essere 12, 24, 48 volt. Personalmente ho notato che il funzionamento dell'inverter è corretto, è estremamente silenzioso, non si sente per niente. Quando la batteria ha avuto dei cali eccessivi, per preservare la vita delle batterie, lui è andato in blocco. Quindi è suonato un allarme, si è fermato e poi è ripartito. Quindi questo significa che a livello di sicurezza questo inverter vi garantisce che le vostre batterie non si rovinino. Trarre delle conclusioni riguardo alle massime performance di questo inverter per me non è possibile, perché come dicevo prima il mio impianto è un piccolo impianto che non regge tutta questa potenza. Personalmente devo dire sì, che mi sembra un inverter molto valido, quindi per un impianto più grosso assolutamente ve lo consiglio, perché è un inverter che comunque dovrebbe essere a buon mercato. Adesso non so esattamente il prezzo, comunque credo che si stia intorno alle 200 euro. Non ho ancora avuto il link del prodotto dal fornitore, ve lo metto in descrizione. Sicuramente il prezzo è molto competitivo, perché è un prodotto comunque che potrete acquistare su AliExpress, come caratteristica appunto il fatto che è un inverter ad onda pura a un costo accessibile. Quindi niente, spero che questo video possa essere stato utile soprattutto per chi non è un tecnico, ma semplicemente siete degli appassionati che magari hanno intenzione di fare un impianto. Quindi mi raccomando, in base alle vostre esigenze acquistate un inverter proporzionato, e questo comunque si è dimostrato un inverter perfettamente funzionante, molto silenzioso e sicuro. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like e lasciatemi un commento. Questo video non è un video molto tecnico, ecco. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!